Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv. Germoplasma del mais italiano a favore della filiera. Allora, dobbiamo contrastare questi cambiamenti climatici, bisogna partire dalla ricerca. Buonasera a tutti. Sì, allora il contributo della ricerca da parte del CREA continua Carlotta Balconi, scusi se non l'ho presentato. Sì, rispetto a quello che ci siamo detti l'anno scorso, giusto per il flashback di cui si parlava, l'anno scorso abbiamo parlato di Dromamed, quindi il fatto di esserci messi in una rete internazionale a favore di un mais mediterraneo tollerante alla siccità. Noi stiamo lavorando con energia e entusiasmo, non è semplice ottenere dei risultati in breve tempo, però la campagna dell'anno scorso, estremamente siccitosa e con alte temperature, ha fornito alcune prime indicazioni riguardo a materiali, in particolare ecotipi, varietà italiane, che abbiamo messo in rete e sono state valutate in ambienti quali Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia. Questo è stato un primo spunto. Non possiamo ancora portare dei risultati concreti a favore della filiera, però abbiamo AMI, abbiamo Copagri, stakeholder del progetto, e quindi ci stiamo lavorando per creare questo raccordo diretto tra la ricerca che prosegue. E quest'anno possiamo dire che la nostra strategia ha funzionato nel ottenere un nuovo finanziamento internazionale sempre su quest'onda. È un progetto, anche questo un acronimo abbastanza difficile, impronunciabile, Mine Land Div, che però sta per Mine Mining, quindi scovare e ricercare la diversità di land races ecotipi. Questo ci dà favorisce la nostra ricerca, in quanto abbiamo trovato una prima conferma che metterci in rete può servire per intercettare anche dei finanziamenti che su mais, purtroppo bisogna dirlo, non sono così frequentemente raggiungibili, e però ci consente di fare dei passi in più. Questo secondo finanziamento, che è nell'ambito di un progetto sull'agrobiodiversità finanziato in Italia dal nostro Ministero, è più focalizzato sugli ecotipi e però si raccorda con quanto abbiamo iniziato. Quindi il messaggio che possiamo portare è che la ricerca si sta muovendo, partendo da attività su piccola scala, quindi lo studio nei primissimi stadi di germinazione e sviluppo della plantula, per fenotipizzare, quindi descrivere ecotipi italiani e di altre 7 nazioni, comprese quelle appunto delle zone più siccitose, a partire dalla descrizione della radice, l'early vigor, fino a un'efficienza fotosintetica, con l'aggancio con piattaforme di fenotipizzazione che possono mimare le condizioni di campo. Attorno a ciò noi partecipiamo in prove collegiali proprio per fare rete e poter validare queste osservazioni sperimentali a livello poi anche genetico. Tutti i materiali sono genotipizzati e quindi ecco, il percorso è lungo, speriamo l'anno prossimo di poter dare qualche informazione in più, però in questo caso le condizioni climatiche estreme ci hanno dato un piccolo aiuto nel poter individuare, perché in natura, nel momento in cui c'è l'emergenza, i materiali che hanno delle potenzialità a tollerare gli stress, sia biotici che abiotici, sono un piccolo aiuto. Bene, dobbiamo essere a fianco a questi imprenditori, mi raccomando, soprattutto partendo dall'Italia, che questi imprenditori hanno bisogno sicuramente della ricerca. Sì, però mi sembra, sì. Volevo fare, Paola Battilani, scusi dottoressa Battilani, anche perché noi ci conosciamo da diversi anni, e l'anno scorso ci ha lasciato un'intervista che magari dopo la vogliamo anche forse risentire. Allora, lei già l'anno scorso diceva che abbiamo una soluzione sostenibile e naturale per difenderci dalle aflatossine. Ecco, questo agente di biocontrollo che fine ha fatto?
Gli agricoltori sanno esattamente le ricerche che fate e i risultati che ottenete? Non lo so, mi auguro di sì. Allora, diciamo che brevemente di cosa si tratta, così chi non lo sa magari Sì, lo si ripetiamo. rinfresca le idee. Volevo mandare dopo una sua intervista l'anno scorso, ma visto che... Allora, molto rapidamente, stiamo parlando di diciamo di un sistema, di un approccio di difesa di tipo biologico. Abbiamo selezionato diciamo, lo stesso fungo che produce la micotossina che tanto preoccupa, in realtà fa parte di una popolazione che ha anche degli individui che non producono la micotossina. Quindi con un lungo studio di anni abbiamo selezionato diciamo, uno di questi individui, un ceppo che è molto competitivo e non produce la tossina. Non c'è nessuna possibilità che riacquisti la capacità, diciamo, di produrre la tossina ed è autoctono perché è stato selezionato, diciamo, da una collezione di granella di mais raccolta da tutto il nord Italia. Aspetti, voglio farle una sorpresa. Vogliamo mandare quell'intervista che abbiamo anche un po' di immagini da farvi vedere della dottoressa Battilani? L'abbiamo? Ecco, se siamo pronti la mandiamo subito così la vediamo. Abbiamo anche il supporto di qualche immagine di campo. Ecco, intanto ci siamo? Potete farmi qualche cenno? Come difesa, diciamo, io ritengo che il problema principale sia quello comunque delle micotossine, quindi diciamo difesa della pianta dai funghi che producono micotossine. Quest'annata, per esempio, è certamente un'annata diciamo, che ci richiama al problema delle aflatossine. Per quanto riguarda i problemi micotossine, sicuramente si fa riferimento in particolare a prodotti biologici e quindi diciamo che siamo nell'ottica sicuramente della sostenibilità. Al momento, diciamo, dal punto di vista pratico, abbiamo un unico prodotto che può essere utilizzato, di cui magari parleranno altri colleghi, che difende la coltura da Aspergillus flavus e quindi ci protegge dalla contaminazione da aflatossina nel mais. È una lunga storia, nel senso che il prodotto non è ancora effettivamente registrato, ma diciamo il percorso è stato già in gran parte affrontato. È testato in campo e viene utilizzato in campo dal 2015. Con il primo anno, Corteva potrà essere anche più precisa, ma abbiamo dei dati molto molto incoraggianti. È stato fatto un grossissimo lavoro di diciamo, confronto fra il mais trattato con questo agente di biocontrollo e il mais diciamo, non trattato. Non esistendo prodotti chimici per la difesa, diciamo, della coltura del mais contro Aspergillus flavus, naturalmente l'unico prodotto che si può utilizzare è questo agente di biocontrollo. Nel primo anno circa, se non ricordo male, comunque molte migliaia di tonnellate di mais sono state analizzate per fare questo confronto e mediamente, quindi da prodotto di campo, la riduzione è stata intorno al 90% delle contaminazioni, quindi molto molto buono. Il concetto è di combattere un fungo con le sue stesse armi. Noi siamo in un certo senso fortunati perché la popolazione di questo fungo Aspergillus flavus ha come dire, degli individui che sono dannosi perché producono questa sostanza tossica e degli individui che invece sono ai nostri occhi positivi perché non producono la sostanza tossica. Sostanzialmente il principio è di lavorare sulla competizione, ovvero di cercare un individuo positivo, quindi un fungo buono, molto competitivo, che possa quindi soppiantare il fungo cattivo. E questo è stato fatto naturalmente con uno studio approfondito, di cui naturalmente risparmiamo i dettagli, e da questo studio è emerso
un fungo molto competitivo che non produce la tossina e quindi in campo va a sostituirsi ai funghi che la producono. Abbiamo voluto mettere questo spezzone per far capire un po' di cosa si tratta. Ecco, però questa ricerca che viene fatta deve essere poi trasferita. Esatto. Diciamo Il successo l'abbiamo visto. Allora, dal punto di vista universitario abbiamo fatto del nostro meglio. Il partner che ha acquisito diciamo, il prodotto diciamo che sta lavorando molto per raggiungere l'obiettivo finale. Abbiamo purtroppo il nostro ministero, la nostra agenzia, sia autorità per la sicurezza alimentare, la nostra Commissione europea che diciamo per fare tutte le verifiche del caso Perde troppo tempo. Il dossier è stato sottomesso. È in commercio 2018. questo prodotto? Sì, si può, il prodotto è in commercio ma non ha ancora la registrazione definitiva e questo diciamo dal punto di vista pratico è un grosso problema. È un grosso problema perché innanzitutto il prodotto può essere etichettato solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione temporanea di impiego che arriva sempre diciamo verso la fine di marzo quando va bene. E l'altro grosso problema è che può essere utilizzato solo su mais destinato ad uso zootecnico e questo chiaramente diciamo, è un problema perché la filiera deve essere chiara, cioè se qualcuno decide di utilizzarlo diciamo, di mantenersi l'opportunità per l'uso anche umano, non lo può fare. Abbiamo molte richieste da parte diciamo, di aziende che producono per uso umano e non possiamo fare nulla se non attendere i tempi. Noi diciamo la ricerca deve essere la prima, però il Ministero poi deve darsi una mossa quando abbiamo la ricerca che ha ottenuto un risultato chiaro, Raineri, visto che lei tornerà su quel tavolo, bisogna che il Ministero si dia da fare per accelerare un po'. No, vedo che mi guarda con un'aria un po' strana, no? Ma tutti noi lo sappiamo che l'agricoltura ha ceduto questo boccino al Ministero della Salute, quindi non è il Ministero dell'Agricoltura che con tutta la sua buona volontà... Devo andare d'accordo e velocizzare un attimo anche se abbiamo visto i risultati, no? Ma i tempi sono lunghi e purtroppo i nostri ministeri sembrano quasi l'uno contro l'altro armati. Questo non va bene, bisogna essere invece trasversali e dare una mano all'agricoltura che altrimenti chiude i battenti. Qui stiamo scherzando forse. Ecco, Giorgio Borreani, lei telefonicamente, io ho fatto una chiacchierata con lei, non ci conoscevamo, sempre all'Università di Torino. Diciamo che a Torino, anche a Piacenza, no? A Torino vi state dando da fare, anche perché mi dicono che lei è molto attento alle estensive e soprattutto sulle produzioni anche, non solo mais. Potrebbe esserci una ricetta di campo, dico io, mais, foraggiere, che ne so, per aiutare i mangimisti ad avere un prodotto di qualità. Allora la domanda è difficile. Allora io vorrei inserirmi condividendo pienamente quello che è stato detto stasera sul problema del mercato e di questa anche estrema volatilità del mais e non solo, che crea dei problemi. Io mi occupo soprattutto di filiera latte e quindi parlo un po' dei produttori di latte, quindi questa volatilità viene pagata da chi produce il mais nel senso negativo e molto spesso nel senso, quando ci sono le fiammate in alto, come dicevamo prima, viene pagata dai produttori di latte, dagli utilizzatori italiani del nostro mais. Quindi questo è un problema grosso su cui io non vorrei intervenire perché mi sembra che sia già stato detto abbastanza. Quello che vorrei ribadire, che emerge un po' e che emerge anche un po' stasera, è che sicuramente la ricerca sul mais e sulle colture sia cerealicole e poi foraggere nell'ambito delle aziende zootecniche è molto attiva nelle nostre università e nei nostri centri di ricerca e secondo me sta andando in delle direzioni molto interessanti. Soprattutto uno degli aspetti che vedo un recupero di alcune superfici che sono state abbandonate
di zone non asciutte ma semivocate, che ultimamente sono state abbandonate un po' per le aflatossine, un po' per motivi produttivi, e dove questi nuovi ibridi, che anche noi come Università di Torino e altri colleghi dell'Università di Padova con cui abbiamo dei progetti stiamo valutando, degli ibridi che hanno una maggior capacità di utilizzare l'acqua, e soprattutto anche di andare a lavorare su ibridi più corti, perché abbiamo delle genetiche anche di ibridi corti che stanno dando dei risultati molto interessanti, e magari producono un po' meno, ma potrebbero costare molto meno produrli, e quindi andare a ridurre un pochino questi effetti della volatilità tenendo un pochino compressi i costi. Sui costi, secondo me, è anche importante, ci stiamo rendendo conto, ovviamente nelle aziende zootecniche si può fare di più, nelle aziende cerealicole pure meno, ma la valorizzazione dei reflui è un punto che ancora nelle nostre aziende è molto carente, cioè usiamo molto più azoto di quello che ci serve, e potremmo fare dei risparmi che sarebbero ambientali, ma soprattutto una riduzione di costi in questi momenti dove l'energia sta pesando molto. Quindi noi come università stiamo lavorando anche con le aziende agricole e stiamo ottenendo dei risultati che portano a delle riduzioni dei costi talvolta molto significativi, e che possono aiutare anche quei momenti, come ci diceva il territorio, in cui purtroppo anche congiunture di mercato particolarissime come questa dell'Ucraina, che purtroppo stiamo subendo nei due versi, costi alti e riversare del materiale a sottocosto fondamentalmente, perché devo vendere piuttosto che me lo portino via, e quindi noi crediamo che il discorso di fare efficienza è la linea su cui comunque la ricerca e le aziende devono lavorare, oltre al discorso delle associazioni che dicevamo, perché se siamo troppo piccoli subiamo comunque sempre il mercato. Allora, dottoressa Locatelli, le posso venire a rompere le scatole, anche perché lei poi rappresenta un po' anche la parte pubblica, no? Bisogna accelerare, perché molto spesso, come dicevamo prima, otteniamo dei risultati e poi dopo non riusciamo in breve termine avere quello che serve alla filiera. Alle filiere. Sì, buonasera a tutti. Sì, questo diciamo che per noi è lo scoglio, nel senso che noi come CREA, ma insieme all'università, cerchiamo di fare tutto il possibile per camminare con la filiera e cercare di dare dei risultati. Spingiamo insieme all'università anche il discorso del tavolo, perché possa essere riattivato nel vero senso della parola e possa fare degli interventi che vadano a sostenere gli agricoltori, i trasformatori, e tutta l'immagine stessa del mais è una cosa su cui vorremmo tanto anche lavorare. Però spesso siamo frenati. Noi, dal nostro punto di vista, come CREA di Bergamo, portiamo avanti ormai da anni un monitoraggio delle micotossine che ormai la filiera conosce, cerchiamo di dare il prima possibile il risultato di quella che è stata la panoramica dell'anno in corso. Vogliamo attivare, abbiamo proposto un progetto in cui volevamo attivare un monitoraggio durante la crescita del mais, per poter dare dei segnali assieme ai modelli previsionali, dei segnali agli agricoltori per poter fare gli interventi opportuni e contenere le micotossine, però anche questo progetto per esempio per il momento è ancora fermo. E quindi quello che possiamo fare è portare avanti il nostro lavoro nonostante questo. Quest'anno fortunatamente, nonostante la partenza difficile che ha descritto prima Cesare, la stagione ha graziato in qualche modo il mais. Ad agosto avevamo veramente molta paura che Aspergillus colpisse ancora in modo molto forte la granella, quindi un abbattimento ulteriore delle produzioni a causa della aflatossina. Per ora i dati che ci arrivano da ciò che è stato raccolto, anche se le trebbie sono ancora in campo, ci fanno sperare che l'incidenza non sia stata così alta come lo scorso anno. Abbiamo per esempio dei segnali negativi, per esempio, che provengono dall'est, dal Friuli, dove la piaga della grandine ha colpito veramente duramente, e lì si parla, oltre che di una riduzione del raccolto, anche di contaminazione da fumonisine e da donne in maniera abbastanza pesante, perché naturalmente le spighe sono state danneggiate e questo favorisce l'ingresso dei funghi.
Facciamo quello che possiamo, spingiamo anche noi, cerchiamo di far sentire la nostra voce, visto che siamo un ente che deriva direttamente dal Ministero dell'Agricoltura, e ci facciamo sentire costantemente, speriamo che ci stia ascoltando anche questa sera. Ripristiniamo velocemente quel tavolo, credo sia indispensabile. Credo che non si possa più rimandare a questo punto. Perché abbiamo delle figure professionali straordinarie, ma se teniamo questo tavolo vuoto credo che poi i risultati non arrivino. Tassinari. Piacere di rivederla, come sta? Come va? In casa dei contoterzisti? Allora, prima di tutto ringrazio questo incontro perché mi sto acculturando su delle problematiche che come contoterzista vivo solo nella parte terminale. Ho ascoltato attentamente, c'è la ricerca, c'è la tecnologia, c'è l'aspetto finanziario, c'è l'estensione delle aziende, quindi problemi che ci stiamo trascinando, io credo, prima che io nascessi. Quindi siamo ancora fermi allo stesso posto. Quindi il bicchiere mezzo pieno io lo vorrei vedere esattamente pieno, non mezzo pieno. Contoterzisti, avete parlato dell'aspetto finanziario. Il contoterzista, una volta che c'è il mais o altre culture, è colui che provvede prima alla semina, alla raccolta, allo stivaggio e alla cessione. C'è un problema in questo momento che è legato a tutte le cose che avete detto, l'aspetto finanziario, cioè il gasolio non costa come 2 anni fa. E quando all'agricoltore gli si chiede la remunerazione del lavoro svolto, vi assicuro che è un pianto greco. A questo, in questi giorni abbiamo ricevuto la visita da parte della finanza per quanto riguarda l'agricoltura 4.0. C'è qualcuno che ha pensato di acquistare per poi fare quello che gli pareva senza mantenere quelle che erano le regole o le osservazioni che doveva poi portare a giustificazione della 4.0. Stanno arrivando delle legnate terrificanti. Quindi chi non ha fatto, e noi per fortuna già in Romagna abbiamo avuto queste visite, non dico che abbiamo ricevuto gli elogi, ma siamo a quel livello lì, Ravenna e via di seguito. Ma provate a pensare a chi non ha osservato queste regole. Quindi l'agricoltura sta prendendo botte a destra e a sinistra. Io ho ascoltato e ammiro molto tutto ciò che è ricerca, perché solo con la ricerca si può migliorare. Solo con osservazioni che sono state fatte sull'estensione poderale si potrà migliorare, ma è un percorso molto lungo, è legato molto all'affezione del proprio territorio. Se non sbaglio oggi l'Italia ha un ettaraggio medio sui 7-9 ettari medio. Ecco, tenendo presente che nell'area del Ferrarese ci sono aziende di 1200, 750, 450, quindi quando parliamo di 7-9 ettari vuol dire che c'è un'azienda con 1 ettaro. La media nasconde questo. Se non usciremo, e noi stiamo facendo un grosso sforzo e grazie diciamo a questa collaborazione che abbiamo instaurato come associazione con la Confagricoltura, stiamo facendo un grosso sforzo per evidenziare il ruolo del contoterzista, dell'agromeccanico. Voi oggi sulle strade, nei campi, non vedete più trattori da 100 cavalli, 120 o 70, 80 cavalli. Vedete trattori da 300 cavalli. Vedete sistemi di irrigui enormi. Cioè sta diventando tutto molto di dimensioni molto elevate per diminuire i costi e aumentare l'efficienza. Guida satellitare e via di seguito. Manca la manodopera specializzata. Siamo in una difficoltà estrema, perché quando si parla di manodopera in senso industriale dice ma ci vogliono gli ingegneri così. No, da noi occorrono dei periti agrotecnici o agromeccanici, chiamiamoli, dei periti che possano sapere come utilizzare i mezzi tecnici. Le scuole di agraria, e speriamo che questo governo o il Ministero dell'Istruzione abbia capito il problema, ripristini nelle scuole di agraria la parte
l'utilizzo dei mezzi tecnici, che è stata abolita. Io non so di cosa si parla nelle scuole di agraria, forse dei fiori, non so, del girasole, di qualcosa, ma non certamente dei trattori che vengono venduti e che hanno una specializzazione, che io vengo da quel mondo, ma oggi non riuscirei a salire sul trattore. Andrea Visentini, visto che tu rappresenti la FEND e ringraziamo la FEND che ci accompagna sempre nei nostri percorsi di informazione. Ecco, questi trattori sempre più sofisticati, questa agricoltura 4.0 che come sentivamo l'abbiamo acquistata per risparmiare nell'acquisto del trattore, però questi strumenti devono essere utilizzati, devono essere impiegati nell'azienda, altrimenti la finanza rompe le scatole. Ecco, lei che conosce molto bene questo panorama meccanico, dal più giovane al più vecchio, questa nuova tecnologia che avanza è sfruttata, utilizzata, oppure ancora i dati li buttiamo via? Intanto buonasera a tutti, saluto Aproniano Tarsinari che conosco da tempo. Per quel che riguarda quello che diceva lei, è vero. Abbassiamo gentilmente, grazie. È vero l'impatto che ha avuto con la 4.0 la tecnologia che è arrivata in maniera preponderante sulle nostre campagne, sulle nostre macchine. Inizialmente o tuttora adesso non viene utilizzata al 100%, però piano piano sta entrando nella metodologia quotidiana, prima dei giovani e poi anche dei meno giovani, perché aiuta moltissimo nella coltivazione e nella specializzazione delle culture, soprattutto se intrecciato con i dati della raccolta, che fa sì di avere dei dati di trattamento del prodotto, del momento giusto per la raccolta. Mi aggancio a quello che diceva la dottoressa Battilani, le nostre macchine sono sempre più performanti, ma anche indirizzate a un trattamento della granella più delicato, e quindi se intrecciato con i dati delle guide satellitari, della meteorologia, eccetera, eccetera, aiutano moltissimo nel perfezionamento del momento della raccolta. Certo che in 2 anni non si può passare da 0 a 1000, ci vuole qualche anno perché la clientela si adatti, diventi più specializzata e comprenda pieno l'utilizzo della tecnologia. Sistemi aperti o chiusi, perché anche con le industrie trattoristiche ognuno fa il suo sistema, molto spesso ci troviamo un po' in difficoltà. Ma adesso più si va avanti e più la tecnologia diventa sempre più aperta. È proprio di oggi l'annuncio che ACCO, che è la proprietaria di Fendt, ha annunciato un accordo con la Trimble per $2 miliardi. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv.